Set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Ciao a tutti amici e bentornati a questo nuovo video riguardante il montaggio della USS Enterprise D proposta da Eagle Moss Hero Collector. Come avete visto in precedenza nel video dell'unboxing, abbiamo qui con noi l'onnipotente Q che sta tarpinando come sempre e infastidendo il nostro amato capitano Jean-Luc Picard, e saranno qui insieme a noi per supervisionare le varie fasi del montaggio che vi ricordo è relativo ai pezzi forniti con il fascicolo numero 13 e riguarderanno l'assemblaggio delle parti che vanno dallo stage 47 allo stage 50. Bene, allora non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo subito con il montaggio di queste nuove parti. Engage! Ecco qui, queste sono le parti relative al montaggio dello stage 47. Adesso le andiamo a togliere dalla busta. Vi ricordo sempre di procedere al conteggio delle parti utilizzando come riferimento l'elenco presente sul fascicolo, in maniera da essere sicuri che vi siano state fornite tutte le parti necessarie al montaggio. Vi ricordo che la Eagle Moss ha una strana formula, nel senso che vi garantisce la sostituzione gratuita delle parti solo se lo segnalate entro 30 giorni dalla spedizione. Quindi se voi segnalate la cosa dopo diverso tempo, perché magari non effettuate il montaggio subito, potreste trovarvi nella condizione di dover ripagare le parti fornite. Purtroppo è una politica commerciale che io trovo un pochino fastidiosa, però loro la pensano così, pertanto dobbiamo un po' adattarci. Bene, allora procediamo con il montaggio. Bene, la prima cosa che dovremo fare è unire queste due parti trasparenti. Come possiamo vedere sono praticamente fatte uguali come forma, solo che una è più grande e una è più piccola. Quella più grande rimarrà esternamente e quella più piccola andrà inserita all'interno di quella più grande, rispettando il verso della curva del pezzo. Sono simmetrici, quindi se mettete così o se mettete girato al contrario non ha importanza. Cercate di metterlo in maniera che sia già facilitato il discorso di farlo spianare, perché non so quanto incastrerà alla fine, quindi magari è già bene partire abbastanza dritti. Lo spingiamo bene all'interno in questo modo. Qui deve risultare tutto spianato il bordo, quindi il pezzo interno non deve risultare più alto, fatelo entrare bene, ok? Poi una volta fatto questo prendete uno degli adesivi che sono stati forniti, questi adesivi trasparenti, ne prendete uno dalla cartina, spellandolo se ci si riesce in maniera più o meno bene che già vedo che non si stacca proprio bene, e lo andremo comunque ad applicare qui, da questa parte qui, a coprire la parte concava fino a chiudere da questo lato, in maniera tale da tenere il pezzo interno al sicuro e non farlo staccare anche quando sarà montato. Non dovrebbe staccarsi da solo, ma è una sicurezza in più, chiaramente, per fare in modo da non costringerci a riaprire la gondola. Allora, sono riuscito a staccare l'adesivo, eccolo qui. Adesso cerchiamo di metterlo in una maniera abbastanza ordinata, centrandolo al meglio che sia possibile.
ecco qua, in questo modo. Io ci ho anche lasciato le impronte mie sopra, forse ho sbagliato, ma comunque ha poca importanza, non credo che si riusciranno a vedere le impronte, anzi probabilmente aumenteranno l'effetto di diffusione, diciamo, della luce, perché comunque questo nastro sicuramente aiuterà a far diffondere in maniera più opaca la luce proveniente dall'interno dei LED, quindi eviterà magari di far vedere quel fastidioso punto luce dei LED. Poi recuperiamo la gondola che abbiamo assemblato in precedenza. Ricordate che abbiamo già messo all'interno questa sua parte qui, diciamo trasparente, che è un diffusore appunto della luce. Lo andiamo a reinserire dentro. Chiaramente il suo posizionamento è ancora un pochino così, diciamo, non accurato. Ecco qua. E andremo ad inserire all'interno questo pezzo, quindi andrà praticamente alloggiato qua, in questo modo. Come vedete è molto facile, entra praticamente da solo, e questo pezzo più lungo ci si potrà andare a piazzare appoggiato tranquillamente. Ok? Cerchiamo di farlo stare verticale, ma chiaramente finché non sarà chiusa la gondola, questo, anche se scende un po' di lato, non ha importanza, perché tanto finché non sarà chiusa la dovremo tenere piuttosto ballerina. Comunque nel momento del posizionamento magari cercheremo di farlo stare un pochino più verticale, cosa che vedo che da solo non fa proprio in maniera, diciamo, ottimale. Ok? Allora ragazzi, guardando meglio il pezzo, perché mi sembrava strano che questo pezzo ballasse così al suo interno, ho notato in pratica che il dentino che è presente qui rimaneva poco esposto rispetto a quanto era dall'altro lato. Quindi riguardando meglio la gondola ho visto che praticamente la parte qui degli emettitori di campo blu non spianavano bene, quindi ho riallentato le viti qui dell'emettitore blu, l'ho riposizionato in maniera più precisa e ho riavvitato, e adesso chiaramente il dentino è più visibile. Chiaramente qui nell'immagine adesso forse non riuscite a vederlo, però quando avrete il pezzo tra le mani vedrete qui c'è un dentino della parte grigia dello scafo esterno della gondola. Questo dentino deve essere sufficientemente esposto per bloccare in posizione il pezzo trasparente che andremo a mettere. Quindi se anche voi vi trovate in quella condizione, sappiate che può dipendere dal posizionamento di questo pezzo, e quindi controllatelo e riposizionatelo. Questo è il risultato di quando avremo posizionato il tutto. Come vediamo qui c'è presente il pezzo, chiaramente ancora un po' si muove perché non è ancora ancorato con la parte superiore, ma quando verrà tutto chiuso questo dovrebbe rimanere sufficientemente fermo. Ok? Probabilmente nelle prossime uscite ci arriverà anche la copertura superiore, quindi riusciremo a chiudere questa benedetta gondola. Ok, passiamo alla parte successiva, sempre di questo stage, dove andremo chiaramente a proseguire il montaggio inserendo le famose finestrelle in questo pannellino. Ovviamente questo adesso io non ve lo faccio vedere perché ormai è una cosa che abbiamo capito come si fa. Provvederò chiaramente anche a mascherare con il nastro isolante quelle nere in maniera da evitare i filtraggi della luce, e vi mostrerò il risultato appena fatto. Ecco qua, in questo modo, vedete? Allora, come sempre ho mascherato con il nastro isolante nero le zone dove ci sono le finestre nere, in maniera da evitare che la luce possa filtrare da queste, visto che devono essere, diciamo, simulare la luce spenta, non deve poter uscire luce, mentre quelle trasparenti chiaramente le dobbiamo lasciare così. Se volete tenerle in posizione e non farvele muovere, potreste anche metterci un goccino di colla specifica per plastiche trasparenti che potete trovare nei negozi di modellismo, però diciamo non è necessario perché normalmente poi viene applicato il pannellino, diciamo, riflettente che le tiene in posizione, quindi potete anche evitare. Diciamo, se avete tempo da perdere e volete farlo magari in fasi successive, allora potete mettere un goccino di colla in maniera che quando andrete a manovrarlo per posizionarlo quelle non si muoveranno, e quindi potrete farlo magari in maggior velocità, però per il momento, ripeto, non è strettamente necessario. Bene, ora passeremo ad applicarlo alla parte della sezione a disco di competenza. Ecco qua, ho recuperato questa imponente parte della sezione a disco che stiamo montando. Questa volta opereremo in questa zona, quindi questo pannellino che abbiamo appena preparato andrà inserito in questa parte qua a copertura. Ovviamente per non far cadere le finestrelle dovremo rovesciare la sezione a disco
e lavorarci praticamente da sotto. Quindi opteremo per girarlo in questo modo e andremo ad inserire il pannellino passando da qua sotto, ok, facendo corrispondere ovviamente i fori predisposti con i fori presenti anche sul pannellini riflettenti che già sono montati. Ovviamente, come sempre, vi ricordo di applicare anche un pezzettino di nastro isolante, come ho messo io qui, però chiaramente dopo che ci avremo messo all'interno il LED e anche da questa parte, in maniera tale da tenere sia il LED meglio in posizione, ma anche evitare che il LED possa far filtrare della luce indesiderata verso l'alto e quindi disperderla per i pannelli. Ok? Bene, allora cominciamo. Vediamo il cavetto con i LED che ci è stato fornito. Come sempre lo distanziamo leggermente, quindi lo divarichiamo con attenzione per non far rompere i fili internamente, in maniera tale comunque da avere sufficiente gioco per poterci muovere all'interno della struttura, e andiamo a posizionare il LED. Allora cominciamo con questo rosso blu che lo metteremo nella parte più interna, quindi su questa parte del pannello. Quindi io alzo il nastro isolante che avevo già applicato, faccio scivolare dentro il LED e poi lo richiudo sopra, e stessa cosa con il cavo giallo nero, se non vedo male, oggi qui ho poca condizione di luce. Allora, e qui ci andremo a mettere un pezzettino ancora di nastro isolante, sempre a coprire il LED come vi ho spiegato in precedenza. Ecco qua. Ovviamente poi faremo passare il cavo al di sotto, adesso vedremo bene in che modo passarlo, e poi posizioneremo sopra il pannellino. Allora, il cavo lo faremo passare sotto questa griglia dalla parte più esterna, quindi verso la parte non montata dello scafo, andrà giù in questo modo, ok? Poi però dovremo rimuovere momentaneamente il LED, questo con il cavo rosso blu che abbiamo messo da questa parte, per farlo passare da sotto, perché sullo schema ci viene fatto vedere che passa al di sotto del telaio, quindi lo rimuovo momentaneamente così, sempre molto delicatamente ragazzi, perché questi cavi sono abbastanza, diciamo, delicati da manovrare. Ecco, lo faccio ripassare sotto per toglierlo dall'incastro con gli altri cavi, lo faccio passare in quest'altro slot, ecco qua, e lo vado a riposizionare nel suo alloggiamento. Ecco qua, rimetto sopra il nastro isolante a chiudere e ci siamo. Adesso siamo pronti per applicare il pannellino esterno, quindi giriamo il tutto in questo modo e andremo ad inserire il pannello così da sotto. Per farlo utilizzeremo chiaramente le viti BM per il perimetro esterno e le viti EM per giungere i due pannelli utilizzando il foro presente sui pannelli riflettenti. Essendo sempre viti che vanno sul metallo, vi ricordo sempre di lubrificarle ovviamente con lo Svito, il WD-40, qualsiasi insomma tipo di olio tecnico abbiate, in maniera tale da creare più facilmente la filettatura e evitare soprattutto che le viti, essendo molto piccole, possano spezzarsi. Quindi andiamo ad inserire la prima, chiaramente ecco, magari spostiamoci un po' i cavi per non darci fastidio durante l'operazione. Ok, avvitiamole parzialmente finché non abbiamo centrato tutti e 6 i fori, in maniera tale da farlo spianare bene. E poi dopo, quando le abbiamo messe tutte, andremo chiaramente a stringerle tutte e 6. Stringerle vuol dire portarle fino a fine corsa, non stringerle fino a far spaccare qualcosa, ovviamente, perché vi ricordo che il modello è statico, quindi non serve stringere troppo, basta solo posizionarlo in maniera tale che i pannelli spianino bene, ma senza forzare troppo le viti, ovviamente. Chiaramente usiamo sempre la tecnica di stringere a croce,
quindi facciamo una vite e poi quella opposta dall'altro lato in maniera tale da fare un tiraggio ottimale del pezzo. E poi queste centrali che aiuteranno l'avvicinamento del tutto. Ok, adesso andiamo a inserire queste qui sopra i pannellini riflettenti. Vi ricordo che sono delle viti EM e andremo a bloccare il tutto. Non forzate mai le viti che vanno sopra i pannelli riflettenti, perché vi ricordo che sono fatti di una plastica molto cristallina e alla minima sollecitazione tendono a spaccarsi, quindi rischiate, se stringete troppo, di ritrovarvi con il pannellino rotto, perlomeno nella zona dove va la vite, quindi evitate di stringerle, accompagnatele delicatamente fino a fine corsa e fermatevi lì. Ce n'è uno anche messo in un punto abbastanza scomodo, proprio vicino al telaio. Ecco qua, in questo modo. Vi ricordo che successivamente, se volete eliminare le infiltrazioni di luce dalla parte esterna dello scafo, provate a mettervi in una stanza buia, accendete il tutto e, se necessario, andrete a inserire del nastro isolante proprio in questi punti qua, in maniera tale da mascherare il passaggio di luce da questa parte, ok? Chiaramente va fatto mettendo vari pezzettini di nastro, tanto a questo punto lo spessore non ha più importanza perché già avete montato il pannello, e coprirete le zone da cui potrebbe fuoriuscire la luce. Chiaramente questo lo potete vedere bene stando al buio. Io l'ho già fatto qui in alcuni punti e lo andrò a fare chiaramente poi anche su queste qua, sempre se necessario, perché delle volte i pannelli accoppiano bene e non è necessario fare quel passaggio, quindi verificate sempre in un ambiente buio dove sia necessario applicarlo e dove magari no, ok? Bene, adesso chiaramente andremo anche a collegare il cavetto elettrico sulla PCB. Quindi prendiamo il cavetto relativo al pannello che abbiamo appena montato, verificate sempre la presenza dei due pernetti sopra il connettore che vanno indirizzati verso la parte chiusa della presa, quindi non verso la parte aperta, e contiamo, vi ricordo che lavoriamo sulla seconda PCB, quella che ci è stata fornita per seconda, contiamo partendo da qui 7 posti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, questo è il connettore dove va applicata, cioè diciamo la spina di questi LED. Ovviamente potete anche testarlo, come ormai sappiamo fare, prima di collegarlo per verificare che il LED funzioni. Ecco qua, chiaramente ho collegato solo la seconda PCB all'alimentazione e, come potete vedere, le zone collegate alla seconda PCB sono tutte illuminate, compresa questa che abbiamo fatto per ultima. Bene, con questo abbiamo concluso lo stage 47, possiamo passare al stage 48, attivare. Allora, ecco qua, parti dello stage 48, come sempre tiriamo fuori dalla busta e verifichiamo il contenuto e procediamo al montaggio. Allora, anche in questa occasione abbiamo a che fare con un pannellino, quindi procediamo a montarci le solite finestrelle, sia nere che trasparenti, applicheremo i suoi pannellini riflettenti dietro, dopo aver mascherato ovviamente le parti dove non deve filtrare la luce, e proseguiremo con il montaggio. Ecco qua, mascheratura delle finestrelle nere delle scialuppe con il nastro isolante è stato fatto. Adesso applicheremo i vari pannellini riflettenti. Allora, pannelli che in questo caso sono questi qua che vedete, uno ha una forma leggermente più arrotondata e uno è un pochino più dritto con un taglio trasversale. Allora, li mettiamo in questo modo, praticamente la parte, cioè quello che diciamo arrotondato va da questo lato, mentre questo qui con la parte trasversale va messo di qua in questo modo. Ovviamente prima dovremo provvedere a metterci il cavetto con i LED che ci è stato fornito, pertanto spostiamo momentaneamente tutto, prendiamo il primo pannellino, questo qua, e ci andremo a collegare uno dei due cavi LED. In particolare le istruzioni ci mostrano di montare quello con il cavo giallo, quindi in questo caso questo qui.
lo andiamo ad applicare come sempre nel suo diciamo alloggiamento. Ovviamente anche qui metteremo un pezzettino di nastro sopra il LED per fare in modo, primo, che il LED non si muova, secondo, che non faccia filtrare la luce in posti indesiderati, perché vi ricordo che comunque questo tipo di LED emette la luce soprattutto nella direzione frontale e laterale, quindi la parte qui ne emette meno, però comunque sia, se non la mascheriamo potrebbe aumentare quel brutto effetto di trasudo di luce che abbiamo visto purtroppo affliggere il modello. Ecco qui, mettiamo proprio lo stretto necessario a coprirlo in questo modo. Prendiamo l'altro pannellino riflettente, ok, ci andiamo questa volta a collegare l'altro cavo, quello rosso-blu, sempre con lo stesso sistema. Lo applichiamo, ricaviamo un pezzettino sufficiente di nastro isolante idoneo a coprirlo e poi procederemo a montare i pannelli sopra il pannello esterno. Allora, ecco qua. Ecco qui, in questo modo. Adesso li applicheremo sopra. Bene, allora prendiamo i due pannellini, posizioniamoli come vi ho fatto vedere prima, quindi cominciamo con questo qui, diciamo arrotondato, lo andiamo a mettere in corrispondenza dei fori. Controlliamo sempre che alloggi perfettamente e poi prendiamo una vite DM, la lubrifichiamo un pochino e andiamo ad applicarla. Vi ricordo sempre di non stringere, ragazzi, questo è un passaggio delicato su questi pannellini, quindi poggiateli proprio per farli arrivare a fine corsa, ma non li forzate assolutamente. Ecco qua, in questo modo. E adesso applichiamo anche quell'altro. Applichiamo sopra il pannellino riflettente, se necessario piegate poco poco diciamo i cavetti che fuoriescono dal LED, in maniera da non interferire con il posizionamento. Poi comunque è una cosa che andrà vista nel momento in cui lo montiamo sullo scafo, e andiamo ad applicare le viti in maniera tale da farlo restare in posizione. Ecco qua. In questo modo, come vedete, tutte le finestrelle spianano correttamente. Ok? Adesso andremo chiaramente a testarlo per vedere se le luci funzionano. Ecco qua. Spero sia sufficientemente visibile. Come sempre potrà essere necessario mascherare anche di lato i vari pannelli riflettenti, quindi vi consiglio magari di farlo senza esagerare con l'uso del nastro, ovviamente per evitare spessori, però sicuramente potrebbe aiutare. Poi se quando andiamo a montarlo sullo scafo dovesse interferire in qualche modo il nastro, lo rimuoviamo e lo mettiamo diciamo in un secondo momento quando il pannello è già montato. Bene, ora recuperiamo la sezione a disco e andremo a montare il pannellino che abbiamo montato in questa zona qui, vedete? Questa è un po' leggermente triangolare. Chiaramente andrà infilato prima il cavo per farlo passare diciamo senza problemi. Lo infiliamo su questo diciamo foro più esterno del telaio, dove c'è in corrispondenza anche una fessura qui di lato per far passare i cavi, quindi cercheremo di non farlo diciamo incastrare con gli altri cavi per una questione di ordine, se è possibile. Ecco qua. Poi chiaramente lo andremo a posizionare correttamente in un secondo momento. L'importante è che lo facciamo entrare e poi andrà assemblato in questo modo.
Allora, una volta posizionato, chiaramente vi ricordo sempre di verificare il posizionamento dei cavi nella maniera in cui diano meno fastidio possibile e spianino diciamo in maniera ottimale per far stare bene il pannellino. Andiamo a prendere le due viti BM, le lubrifichiamo e andiamo a fissare il pannellino in posizione. Ovviamente allentiamo un pochino anche il pannello di fianco se necessario, in maniera da aiutare la collimazione delle parti, e poi li andremo a serrare completamente a fine operazione. Ovviamente cominciamo con la prima vite, mettiamola parzialmente come sempre, prendiamo la seconda vite, Fuoco! e la andiamo ad applicare. Ovviamente se poi notiamo che il pannello non spiana ancora bene dovremo svidare e trovare il motivo, quindi potrebbe esserci un cavo che magari dà fastidio, quindi verificate sempre tutto quanto diciamo la zona dove operate in maniera da essere sicuri che alla fine il risultato sia ottimale. Adesso riavvito anche le viti che avevo allentato in precedenza sul pannello adiacente. Ovviamente diamo anche una controllata generale alle altre viti nella zona, perché magari uno per sbaglio potrebbe lasciarne lenta qualcuna. Ok? Dovremmo aver fatto, vediamo. Diciamo che ci siamo quasi, devo ancora dare una registratina qui in questo punto, però in linea di massima già andrebbe quasi bene. Ed ecco qui il pannello montato. Come vedete ho anche già iniziato la prova luci, quindi è tutto ben illuminato. Anche in questo caso per farlo spianare però ho dovuto un pochino, diciamo, tagliare un pezzo della copertura di uno dei pannellini che ci stava di fianco, del pannellino riflettente. In particolare questo, in questo punto, non so se si riesce a vedere, praticamente l'ho tagliato un po' per far uscire i fili all'indietro, in maniera tale da non andare a interferire come spessore qui sopra diciamo il telaglietto. In realtà non dovrebbe essere necessario farlo, però io sinceramente ho provato in vari modi e o c'è un difetto sul telaio mio o se no tende a far rimanere il cavo troppo schiacciato, quindi ho preferito, facendo molta attenzione, posizionare i cavetti all'indietro e evitare di farlo passare sotto a questa riga qui del telaio. Allora, una volta posizionato quindi il pannellino, andiamo a collegare il cavetto. Questa volta lo posizioneremo sempre sulla PCB numero 2 al sesto posto libero, quindi partendo da qui 1, 2, 3, 4, 5, 6 andrà in questo punto qua. Ecco qui. Poi chiaramente dovremo fare ordine con i fili, ma io sto aspettando un attimo di vedere tutta la sezione a disco superiore, diciamo la parte superiore montata, in maniera tale da fare un unico passaggio per bloccare i fili nella maniera più ordinata possibile, anche se poi non ha molta importanza perché poi rimarrà tutto chiuso, però per una questione mia preferisco fare così. Quindi appena avrò tutti i pannelli collegati alla PCB inizierò a mettere un po' di fascettine in giro per tenerli un po' più in ordine e senza farli tirare eccessivamente. Bene, adesso andiamo a recuperare un pannelletto che abbiamo montato nello stage 36 e lo andremo ad inserire sempre qui nella sezione a disco. Allora, in particolare l'andremo a montare in questo punto qua. Il pannello in questione è questo, dove vediamo che c'è anche attaccato l'emettitore. Andrà posizionato, come dicevo, in questo punto. Ovviamente faremo passare il cavo all'interno di questo buco, quindi passerà sopra qui, vedete, in questo punto dove sta il distanziale, e si infilerà dentro in questa direzione. Quindi in questo modo, anche in questo caso cerchiamo di vedere se i LED dovessero dar fastidio. Al momento non sembra, comunque in caso modificheremo il passaggio. Ecco, andrà messo così, chiaramente poi lo potremo bloccare. Anche questo ovviamente andrà bloccato con 3 viti BM, quindi giriamo il pezzo
andiamo a identificare la zona dove vanno le viti. Ce n'è un foro qua, uno qua e uno qua. Controlliamo che non ci siano cavi che vanno ad interferire più di tanto, diciamo, con lo spianare del pezzo. Non sembra ce ne siano al momento, e poi procediamo ad assemblarlo. Quindi prendiamo la prima vite, la lubrifichiamo e andiamo ad inserirla al proprio posto. Ecco qua, prendiamo la seconda. Ovviamente poi andrà sempre guardato il modello dalla parte dello scafo per verificare che il pannello spiani sufficientemente in modo corretto. E come ben sappiamo questo modello ha questa problematica qui, essendo fatto di tanti pannellini. Sinceramente forse se fosse stato nell'Eiger Moss avrei fatto pagare di più ogni singola uscita, ma avrei dato meno fasi di montaggio, nel senso avrei fatto pannelli più grandi che sicuramente ne avrebbe acquistato in estetica il modello, pur mantenendo, diciamo, la spesa finale uguale, però ci sarebbero stati meno dislivelli da compensare, quindi alla fine la resa sarebbe stata più gradevole. E a volte gli editori fanno dei ragionamenti strani, perché per fare un numero di uscite sufficiente a farli guadagnare ci mettono poi in crisi con la riuscita del montaggio, ma alla fine basta dire voglio tot soldi. L'importante è che a noi ci fanno fare un lavoro che poi il risultato finale sia più apprezzabile. Allora giriamolo, eccolo qua. Beh, in questo caso devo dire tutto sommato siamo abbastanza fortunati, perché spiana abbastanza bene. Ok? Ovviamente testeremo sempre le luci come ultima operazione per essere sicuro che tutto funzioni. Ok, al momento non ci viene indicato di inserire il cavetto nella PCB, ma sicuramente ci verrà fatto fare nelle fasi successive. Per il momento lasciamolo così e mettiamo da parte la sezione a disco per ripassare nuovamente alla gondola. Bene, riprendiamo la gondola di curvatura, prendiamo di nuovo questo pezzo trasparente che ci è stato fornito questa volta, identico a quello precedente che abbiamo già montato nella scorsa edizione, abbiamo messo da questa parte. Reinseriamo allo stesso modo il pezzo, quindi la parte senza il bordino va mantenuta verso l'esterno, mentre quella con il bordino rialzato va inserita all'interno della fessura, perlomeno così ci viene indicato. Personalmente forse penso pure che abbiano sbagliato, magari era da fare al contrario, però qui sulla figura è indicato in questo modo. Mandiamolo bene dentro, ecco qua. E adesso lo andiamo a posizionare all'interno da quest'altra parte della gondola, quindi lo posizioniamo delicatamente dentro. Chiaramente anche questo si muoverà come si muoveva quell'altro, perché non ha ancora degli ostacoli a tenerlo in posizione, ma per il momento questo è quanto. Bene, con questa semplice operazione concludiamo lo stage 48, passiamo al montaggio dello stage 49, attivare. Ecco qua, stage 49, come al solito apriamo la busta e procediamo a verificare i pezzi e successivamente li monteremo. Anche in questo caso abbiamo a che fare con un pannellino da montare e c'è nuovamente due pezzi di questi trasparenti che, come abbiamo visto, vanno usati sulla gondola. Dunque, la prima cosa che faremo è, come al solito, assemblare i due pezzettini di plastica trasparente che andranno nella gondola. Come abbiamo visto nella fase precedente, va semplicemente inserito quello più piccolo all'interno di quello più grande. Verifichiamo che spianino bene, quindi che il profilo sia paro su tutte e due, diciamo, le angolazioni da una parte e dall'altra. Poi prendiamo uno degli adesivi trasparenti e lo mettiamo a copertura della parte concava, in maniera tale da fare in modo che il pezzo si mantenga in posizione. E oltretutto dovrebbe servire anche un po' per diciamo dare una miglior diffusione della luce. Ecco qui. Adesso recuperiamo la gondola,
Ovviamente si è spostato il pezzo che abbiamo messo in precedenza perché non era bloccato in nessun modo, e andiamo ad inserire il pezzo in questo modo nel suo alloggiamento. Anche in questo modo dovrebbe tenersi un pochino bloccato con il dentino presente in questo punto. Chiaramente non è molto visibile, ma c'è un dentino di materiale metallico grigio che probabilmente quando avremo anche il pezzo sopra aiuterà a tenere questi pezzi in posizione. Al momento veramente sono un po' ballerini, ok? E per il momento la gondola la possiamo riposare di nuovo da parte e andiamo a riassemblare un nuovo pannello. Questa volta ci è stato fornito questo, dove andranno chiaramente sia scialuppe che finestrelle. Poi faremo la solita mascheratura, il pannellino riflettente, eccetera. Ormai sappiamo come si fa. Ecco qua, anche in questo caso solida procedura di montaggio. Mettiamo prima le finestrelle, le scialuppe, le schermiamo con il nastro isolante le finestrelle nere e le scialuppe per non far filtrare la luce, ma mettiamo un pezzettino di nastro anche a copertura della parte del LED che andrà a contatto con il pannello esterno per non far diffondere la luce, e poi possiamo chiudere con il pannellino riflettente. Questo è il risultato. Come vedete il pannello è perfettamente acceso, dopodiché potremo andare direttamente a passare allo stage 50, attivare. Ultimo stage di questa sessione, numero 50. Passiamo come sempre ad aprire la busta e diamoci da fare con il montaggio. Bene, la prima cosa da fare per lo stage 50, prendiamo queste due parti che fanno parte della gondola e le andiamo ad inserire una dentro l'altra. In questo modo è molto semplice. Spingiamo fino al fondo e otteniamo il pezzo completo così. Questo andrà inserito nella parte finale della gondola, in pratica in questo punto qua. Direi che dovremo in qualche modo piegare il LED della luce lampeggiante di navigazione che si trova qui, altrimenti non andrà mai. Quindi magari posizioniamoci in un punto comodo e procediamo a piegare leggermente il LED, sperando non si rompa nulla. Ecco qua, e poi ci andiamo ad inserire il pezzo che dovrebbe aiutare a tenere in posizione anche questi altri due una volta inserito. Ecco qua. In questo modo adesso rimettiamo via di nuovo la gondola e passiamo di nuovo a montare un pannelletto che in questo caso ospiterà il motore a impulso, come possiamo vedere. Anche qui andranno messe le scialuppe, le solite finestrelle, la solita copertura con il pannellino riflettente e andrà fatto il test luci. Allora, abbiamo posizionato le varie finestre, abbiamo messo anche le scialuppe, schermato le parti con il nastro isolante nero per non far filtrare la luce. Adesso andiamo a bloccare il tutto con le viti BP e il pannellino risulterà pronto per essere testato con le batterie per vedere se tutto quanto chiaramente funziona. Eccolo qua. Allora prendiamo la scheda di test, agganciamo il cavetto in uno degli slot. Ecco qui, come possiamo vedere funziona tutto. Chiaramente questo cavetto rimarrà ancora così per conto suo, verrà chiaramente assemblato nelle prossime fasi. Bene amici, con questo ultimo assemblaggio di questo pannelletto finisce anche lo stage 50. Come vedete già Q ha preso mano con i suoi poteri per testare tutte le luci. Il capitano Picard lo guarderà sicuramente molto contrariato come sempre.
Io vi ringrazio per la visione, se ritenete che sia stato divertente vedere questo video, vi sia stato in qualche modo utile, lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi piacciono questi montaggi e se vi piacciono i video che io propongo su questo canale. Io vi do appuntamento quindi insieme ai nostri amici al prossimo video, che probabilmente riguarderà un'altra delle delle opere, delle collezioni che sto portando avanti, oppure qualcosa di nuovo, chi lo sa. Vi lascio con il dubbio e con la sorpresa di quando lo vedrete. Un saluto a tutti e ciao anche agli amici di Extra Trek, un saluto a tutta la redazione e agli amici che ci ascoltano da casa. Ciao 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 ciao, lunga vita e prosperità a tutti.